Chi ha detto che le stilografiche costano un sacco di soldi? O che per scrivere bene serve assolutamente un pennino in oro oppure una stilografica costosa? Niente di più sbagliato. Schneider ci dà la risposta. Quante volte vi ho presentato gli articoli di questo produttore, semplici, elementari oserei dire, ma ben costruiti, solidi, di sostanza. È il caso per esempio di questa Schneider Voyage, a seconda di come la vogliate chiamare. 4 colorazioni principali, ma tutto sommato non c'è molto da raccontare se non di un corpo in plastica, sì, beh, dire resina, sebbene sia la stessa cosa, però forse lo riserviamo a penne un pochettino più pretenziose. È una plastica, al tatto si sente proprio questo. Un pennino in acciaio che fa il suo lavoro, semplicissimo, ma comunque ben lavorato, un peso piuma e caricamento a cartuccia. Basta, non c'è altro, però la penna è sottile, si impugna bene e scrive benissimo. Quando si tratta di recensire stilografiche come queste, mi viene in mente un concetto su tutto, e cioè la semplicità, anzi quasi l'ovvietà, la banalità di che cosa? Di uno strumento concepito per la scrittura estremamente essenziale, basico, un pennino, un serbatoio, in questo caso una cartuccia, ed un fusto per raccordare tutto questo. Basta. Peso piuma, quindi si scrive senza fatica. Il pennino, anche se è un pennino che costa davvero probabilmente alla produzione pochi centesimi di euro, è un pennino che fa il suo lavoro, non è un pennino di quelli che scappano via perché per ovviare a tante piccoli difettucci o limiti del progetto si leviga e quindi ci troviamo a che fare con una palla di biliardo. No, questo è un pennino stilografico identico a tanti altri che equipaggiano penne che costano 10 o 100 volte di più. E soprattutto poi c'è quella semplicità nell'approccio, una penna che anche mentalmente non è quella che infileremo sempre nell'astuccio, attenzione si striscia, non si striscia, sono i classici muli da soma, quelli che si mettono nel borsello, nella tasca, nel giubbotto, addirittura se vogliamo nel bauletto dello scooter, sempre che non sia troppo caldo, che non sia troppo sballottata, da avere a portata di mano, si aprono e scrivono. Queste sono le penne che io mi porto in giro quando devo aver dietro una stilografica, perché può sempre servire a scrivere. Sono inappuntabili e quindi c'è poco da dire, cioè l'apporto che la mia figura in questo caso dà ad una recensione è praticamente inesistente, perché la penna scrive bene, quindi l'unica cosa è un elogio al fatto che si possa produrre con pochissimi euro una penna stilografica esente da critiche. Ecco il concetto che mi torna in mente ogni volta che utilizzo strumenti come questi, e ce ne sono perché Schneider certamente li fa, ma li fa anche Pilot, li fa forse anche Sailor, magari non nel nostro paese, cioè non è il nostro importatore che li porta, però esistono stilografiche che costano entro anche i 5 euro, un mondo di cinesi senza dubbio, consideriamo anche quelle, ma queste hanno la qualità di una penna elementare, una penna che comunque scrive, e ve lo dico perché di Schneider con me ne ho almeno 3 da diversi anni e continuano a fare il loro lavoro. Quando serve si smontano in un attimo perché i componenti sono quelli, si sfila l'alimentatore, via il pennino, si dà una sciacquata e ritornano ancora a scrivere. Infatti, se avete visto anche così in quello che ho scritto nei miei appunti di prova dinamica, è proprio la spensieratezza, cioè è una penna, è leggera, se ci mettete dentro un bell'inchiostro scrive tanto bene quanto tante altre penne. Quindi, in questo caso, cari amici, anche se potrà sembrare strano, Marco Chiari non aggiungerà altre parole perché la penna scrive bene, cioè missione compiuta. Il prezzo di un cappuccino? Sì, magari di quelli seduti al tavolino invece che preso al banco, però
è l'invito e l'ingresso nel mondo della stilografica che suggerirei un po' a tutti quanti. Ciao a tutti amici e vi aspetto alla prossima.